Ciao amici e amiche del segno dell'Acquario, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in Cancro. Vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo, prima di ascoltare gli oracoli, dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. In senso generico, questa luna nuova in Cancro ci porterà a un'emotività molto intensa, forte sensibilità, intuizione, che in realtà ci possono anche aiutare a percepire meglio le cose con chiarezza, rinnovamento interiore, riflessione, crescita, che ci aiutano a rafforzare magari i legami e i rapporti più importanti, più stretti e familiari, e poi accogliere creatività, sogni, immaginazione proprio per progettare il nostro futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione a tutte quelle emozioni che sono molto forti ma in senso negativo, e anche quelle più complesse, quindi sbalzi di umore, vulnerabilità, suscettibilità, dubbi, tendenza alla malinconia, ricordi nostalgici, dipendenza emotiva, bisogno di sicurezza, diciamo, eccetera. Anche alcune questioni del passato che un po' possono ritornare a destabilizzarci e quindi creare relazioni sbilanciate o amplificare dei problemi e delle difficoltà. Detto questo, in senso generico, andiamo a vedere proprio riguardo al vostro segno come queste energie si riflettono. Il primo oracolo, la luna crescente, è vero che non ha a che fare con questo periodo, però essendo un oracolo lunare ci interessa il suo significato specifico, e cioè quello di motivazione, di cambiamento. Può esserci un colpo di fortuna, una felice scoperta, anche una bella coincidenza che ci possono aiutare non solo a comprendere meglio alcune cose, però anche a fare un piccolo passo, seppur nell'incertezza, un passo importante. Poi ci consiglia anche di attivare la curiosità, di agire con risolutezza, di fidarci soprattutto di noi e del nostro intuito. Quindi questa motivazione, questa spinta può essere molto utile anche secondo me per andare a cogliere delle varie opportunità. Nello specifico questa parla di luce, di attrazione, di attenzione. Forse abbiamo bisogno anche in certi aspetti di sfruttare al massimo le nostre capacità, forse per colloqui, per audizioni, per collaborazioni, per fare qualcosa nello specifico anche riguardo le relazioni. Quindi in qualsiasi circostanza, insomma, possiamo cogliere delle opportunità di attrarre sia attenzione da parte di qualcuno, ma sia anche di trovare dei bei momenti di positività, di benessere, di massima condivisione, di gioia. E poi troviamo la carta Belladonna, ci fa capire che forse in alcune circostanze dobbiamo fare attenzione a una situazione o a una persona nello specifico. Belladonna sappiamo che purtroppo è velenosa in sé per sé, ma il suo significato, ecco, che può riferirsi a persone o inaffidabili o a situazioni tossiche o avere a che fare con una persona emotivamente tossica, anche come atteggiamento, eccetera. Quindi meglio magari stare alla larga, mettere da parte anche magari per valutare meglio cosa si sta vivendo, però se proprio non si possono evitare alcune cose, almeno di stare in guardia, cercare di essere molto cauti, anche e soprattutto con le nuove conoscenze e le nuove situazioni. Quindi cerchiamo di comprendere meglio anche per poterci difendere. Vediamo gli altri aspetti legati all'oracolo dello sciamano.
altri consigli, altri suggerimenti, oppure proprio se da lassù vuole essere ben sicuro che un messaggio sia compreso, alcune cose possono ripetersi. E vediamo. Il primo messaggio arriva dalla carta della Terra, come messaggio ha il nutrimento, il radicamento di connessione col corpo, di onorare se stessi con rispetto e consapevolezza, tutto ciò per avere una presenza attiva, di occuparci non solo di noi, del nostro benessere, anche di avere delle relazioni, dei legami col mondo, con gli altri, in genere, che siano chiari, che siano puliti, sinceri, di fiducia, di aiuto, di sostegno, e invece appunto di separarci, di lasciare andare quelle che sono le illusioni, quelle che insomma ci bloccano e ci tengono scollegati dalle cose che sono veramente importanti e che ci nutrono. Quindi direi che è una bellissima carta che non solo ci permette di aprirci con maggior fiducia a delle cose belle, ma soprattutto di andare a mettere, piantare quei semini che possono crescere veramente bene. E non mi riferisco solo alle relazioni, anche se avete un progetto, un'idea da realizzare. Troviamo il prossimo messaggio dalla carta l'arcobaleno, messaggio di speranza, di fiducia, anche può essere un messaggio divino che può arrivare da un momento all'altro, può anche essere una prova da superare, quindi meglio mostrare attenzione, qualsiasi cosa sia effettivamente, che sia un messaggio o che sia una prova da superare, quindi qualsiasi circostanza cercare di mettersi in moto, di agire prontamente, magari di fare chiarezza interiore. Come vedete salta fuori tanto quel messaggio di osservare le illusioni, le cose tossiche, le cose negative. Anche questo sappiamo che l'arcobaleno, come lo vediamo quando compare, può sparire immediatamente. Ecco perché visione e sogni sono assolutamente da seguire, però dobbiamo capire quelli che rientrano nel campo della piena realizzazione e quelli che assolutamente sono irrealizzabili, perché altrimenti rischiamo la frustrazione, rischiamo di stare peggio e di stare male. Vediamo l'altro messaggio, arriva dalla carta il veggente. Può riferirsi, scusate, proprio a voi, veggente nel senso di intuito, in questo caso, di visione interiore, di intuizione che può rivelare delle verità importanti. Una cosa che è importante è anche cercare di vedere e comprendere una paura, un dubbio, un qualcosa che ci tiene lontano dalla realtà e dalla chiarezza. Abbiamo visto anche qui che può rientrare quel messaggio di andare oltre le illusioni e le apparenze, anche che cosa non vogliamo vedere, che cosa è trascurato. Quindi non vuol dire affidarsi all'intuito, assolutamente sì, ma non vuol dire andare contro la logica, vuol dire trovare e bilanciare le emozioni e la razionalità, proprio per agire prontamente, per radicarci, per essere nel nostro presente in modo attivo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!